E rieccoci, bentornati nelle vicende che vedono come protagonista la nostra Tess, Opal, la nonna Helen, la zia August, insomma, Open Roads. Andiamo a aprire la porta. Ah, door, we meet again. But this time, I'm ready for you. Grande. Apriamo. Hey, good work. Thanks, Mom. Grande scassinatrice. Allora, abbiamo delle bellissime babbucce. Infatti abbiamo due piedi sinistri o l'aveva messa alla rovescia? No, l'aveva messa alla rovescia, ok. Sarebbe stato curioso. Dai, iniziamo con Darlin. Intanto da dove arriva? Disco Star. Tesoro, aspetta. Sembra che all'improvviso qualcuno stia avendo dei ripensamenti. Avevamo un piano. Leo muore, io mi dirigo verso il confine e quando le acque si calmano, tu mi segui. Non funziona se solo uno di noi fa la sua parte. Qui c'è tutto quello che potresti mai desiderare, un posto tutto nostro, una cittadina tranquilla dove nessuno conosce i nostri nomi e un mucchio di soldi che ci faranno andare avanti fino a chissà quando. Anche le ragazze lo adoreranno. Quale bambino non vorrebbe vivere su una barca? Togliti queste idee sciocche dalla testa, rimettiti in carreggiata e presto saremo insieme. Che cosa voleva intendere con che all'improvviso qualcuno ha avuto dei ripensamenti? Ok, ma avevamo un piano. Leo muore, hanno ammazzato il povero nonno. Io mi dirigo verso il confine. Quando le acque si calmano, saremo pieni di soldi e non conosco i nostri nomi. Incredibile. Incredibile, davvero. Assolutamente. L'altra coincidenza è che la serie prima di questa è stata quella di Alone in the Dark. Se non l'avete vista, andatela a recuperare. Dove c'erano degli oggetti, dei feticci strani, che si chiamavano lagnappe, che è una parola che non avevo mai sentito in vita mia. E guardate cosa c'è qui. Della Gnappe Astrology Book. È incredibile la vita, ragazzi. È incredibile. È davvero incredibile la vita. Non conosci un termine fino a più di 40 anni e poi te lo spiattellano di fronte di continuo. Noi abbiamo la Bibbia illustrata. Volete leggere? Si legge tutta, eh? Partiamo ora, si fa una puntata tutta di Bibbia letta, anche no? Meno male, non ce lo permettono. No, qualcuno avrebbe detto, potresti leggerla. King Queen Royal Flush, quindi Re e Regina a scala reale, di Patrizia Diziani. Bello come nome. È il mio sogno chiamarli in quel My modo. mom loved this desk. I remember when she brought it home from the flea market. Jeez, how many desks did Grandma have? Kind of a lot, I guess. I mean, she was a writer. She liked to move around. Well, let's see what she was hiding in here. Ugh, it's locked. This gives me an idea. Prendiamo la martellate. La chiave piccola del diario di nonna. From Grandma's diary? Right. Brava Tess. Ma prima di andare a vedere quello che c'è qui, io mi sono dimenticato di dire alla mamma, perché mi sembrava strano non avesse avuto una reazione a questo, di premere la F, ehi mamma. Mamma. Ma non è questo il punto è il piano. Vanno ai confini pieni di soldi, i nomi non li conoscono. Oh! E questa parla della barca. I hadn't even thought of that. My mother was just gonna take me and August and we were all gonna run off to Canada? I mean, of course she wasn't just gonna leave us. Ma il resto della lettera! Sounds like Grandma had some big plans worked up. Well, look, he said she started having cold feet. And she must have written him back and said she wasn't sure if she could come after all. You think she realized that maybe her kids wouldn't have been so happy moving onto a boat with some random man in Canada? Can I start calling him Canada Man? You can call him whatever you want. This is so strange. Ma il resto della lettera è strano, ragazze. Oh! Love or grief? Both? Non ne parlano. Vabbè, allora facevo prima non dei dei, mamma. Cioè, ma stiamo scherzando. Vabbè. Foto del matrimonio. Sono l'unico gioco dove si zooma col tasto sinistro e non col destro. Mi manda in paranoia la cosa. Helen, non puoi lasciarmi qui così. Ho fatto tutto questo per te, solo per te. E le ragazze sono anche figlie mie. E le ragazze sono anche figlie mie, lo sai. Ho dei diritti anch'io. Allora, potrebbe averlo scritto. Giriamo. Chi l'ha scritto? Canada Man o quella? Sarebbe bello, eh. Pierre Lautrec?
Le figlie non erano di suo nonno, quindi, cioè, non era veramente... Oh What's no? that? What? I'm sorry. What? What? What does he mean when he says those are his kids? Was Grandpa Leo not your real dad? Ora è un Could that casino have been why he capirlo. was trying to run away with you and August and Grandma Helen? I can't even imagine. Look, Mom. Look. This one. This Mamma, note. guarda, It has guarda. return address. Sì, Pierre Lautrec. Box parente 9. di Toulouse, Hop Lautrec. to Lake, Carndale, Ontario. Chiediamo se vuole andare a Do dare you want to go un'occhiata. check it out? What? No. No, but Tess, we already drove however many hours up here and dug around getting dirty and all this stuff. I'm not driving us to Canada. Vabbè, se è tuo based on padre? some No, tu e Augusto non lo return vorreste address sapere? from over 30 years ago. We have the rest of the house to pack up, and I still need to call the electric company to schedule our end of the service, which I probably should have done sooner. And Mom, stop. Stiamo parlando di tuo padre, di chi sei veramente, oppure la casa può aspettare un giorno, questo no. Vuoi perdere l'opportunità di fare un viaggio in Canada? This Bye. is your father we're talking about here. It's about who you really are. It's about who I really Però am. anche se il padre biologico è un altro, l'ha campato Leo. Who was this guy? Tuo padre è Leo. Ma These are big ognuno la pensa questions, come Mom, vuole. and you're just gonna turn around and drive home? okay, listen. Yes. Hey, I'm not doing this because of your sterling rhetorical skills. You didn't win this one. I just happen to agree with you. I do want to know who my mother might have been mixed up with, and why she never told me about it, and who my real father is. And if we go check out this address, we might find nothing. But we might find something. Effettivamente dopo 30 So, anni. if one more day of driving is all it takes to find out one way or the other, Then why not, right? right. Glad I could convince you. No, you just happen to be right. Exactly. Glad you came around to see things my way in the end. Okay. Should we get going? It's getting dark. Yeah. Let's find somewhere to stay for the night. We'll look up directions. Get back on the road in the morning. Hotel night. We're getting room service. Thank you, Mom. Best weekend ever. Che We didn't carina. find that hidden fortune you were so excited about. Yeah. Maybe it's on the other side of the Ha board. detto era pieno di soldi. Maybe. Come on, let's get out of here. Anche se viveva su una barca. Ma c'era dell'altra roba da vedere sulla scrivania. Appunto. Che cavolo, questo Pierre Lautrec è il vero padre di mamma. Cioè, quindi è tuo nonno, fra l'altro. Scandaloso, abbiamo trovato un indirizzo di un posto in Canada. Dobbiamo andare a controllarlo. È ora di mettersi in viaggio. Ok. Biglietto di condoglianze. Le nostre più sentite condoglianze. I nostri pensieri sono rivolti a voi, Ellen. Siamo addolorati per la vostra perdita. Se hai bisogno di qualcosa, non esitare a chiedere i salesman. Nostre più sentite condoglianze. I nostri pensieri sono rivolti a voi, Janet e Michael Richards. Cosa scendere non ci interessa. C'è nulla dentro? Guardala più vicino, non c'è niente. Cassetti non sono pigiabili. Ci resta che andarcene allora. Ammira il panorama. Somewhere. That buried bootlegger gold. Uh-huh. Bigfoot, too, I hear. Do you think he found the gold already? What makes you so sure Bigfoot's a he? Oh, I love it. Equal opportunity cryptids. Very forward thinking. It's 2003, Tess. Anyone can be a Bigfoot. 2003 Tess, Effettivamente chiunque può essere Bigfoot. Però un Bigfoot uomo maschio sarebbe con i piedi ancora più grandi di una Bigfoot donna, quindi se esistessero uno avrebbe chiamato Bigfoot, l'altro l'avrebbe chiamata donna pelosa probabilmente. Davvero un pensiero stupido che ho avuto lì per lì. Se andiamo alla staccionata finisce qui questa parte. Come funziona? Come funziona? Vattene, vattene, vattene. Fila via.
Andiamo in Canada! Andiamo a fare Blame Canada! Eccola qua, la stanza d'albergo. Che vi costa un occhio della testa in America, una cosa del genere. È un motel? What? Hotels do room service. This is a motel. Just like the summer place was a mobile home and not a trailer. Right. But the other way around. But there's a restaurant and lounge right next door, though. I'm gonna head down there and get us dinner, okay? And I'm going to have a cocktail while I wait. It's been a long day. I'll be back with something to eat soon. Well, all right. That's almost like room service. What do you want to eat? Oh. Un hamburger attaccato in quel modo. It is. Do your homework. Sapevo di non dovermi portare lo zaino in questo viaggio. Ora mamma pretende che faccia i compiti. Beh, immagino che non ci sia molto altro da fare rinchiusa nella camera di un motel. Vabbè, effettivamente, a parte rubare le saponette o cose del genere. Apri la valigia di Opal, raccogli il flacone di pillole. Fatti gli affari della mamma. Fluoxetine. Non so cosa sia. Non c'è scritto a cosa serve. No, c'è scritto chi lo fa. Pillole scade nel 2012, quindi c'è da ricordarle di usarle tutte. Chiudi, chiudi. C'è nulla di che. Beh, effettivamente è una stanza di motel che ci devo trovare. Ooh, a visitor's guide. Oh. Nulla di interessante. Magari ci hanno lasciato dentro le chiavi di sicurezza del tesoro dei... Raccogli i fazzoletti, guarda da più vicino, rimetti a posto. Ok, niente di che. Controlla i messaggi. Papà, ehi Orsacchiotto, spero che la tua giornata stia andando bene. Stanotte lavoro fino a tardi, ma ci sentiamo domani. Ti penso sempre, papà. Manda un messaggio a papà. Ciao papà. Come va Orsacchiotto? Niente, stiamo solo per passare il confine con il Canada e volevo salutarti. Canada? Ma perché? Abbiamo trovato indizi della casa estiva dei nonni e pensiamo di trovare altro dopo il confine. Quindi andiamo a dare un'occhiata. Tess, date la caccia all'oro dei contrabbandieri senza di me? Ah, forse, chissà che troveremo. Anch'io non vedo l'ora di parlarti. Ho una domanda su te e la mamma. Non percepisco nulla di buono, ma ok. Hai sempre detto che la mamma ha voluto che te ne andassi e per questo motivo non viviamo più insieme, ma la mamma ha detto che sei stato tu a voler andartene. Sono confusa. Ti ha proprio detto così, eh? Beh, diciamo che è stato reciproco, tesoro. In pratica ho avuto una grossa opportunità qui e ho dovuto coglierla. Ho capito perché tua mamma non volesse venire, va bene così. Per questo hai lasciato casa e sei andato via da Video Galaxy, eccetera? Non è lo stesso senza di te qui e al negozio. Ah, sono sicuro che il negozio va anche meglio senza di me. Chi vuol suo padre come capo? Ma con te era divertente. Le vetrine e le gare con i costumi di Halloween e i quiz sui film e il nuovo manager è noiosissimo. Quindi qual è questa grossa opportunità che hai lì? Beh, sai, sono qui per una nuova avventura di lavoro e sono ancora nella fase degli investimenti. Non vedo l'ora di dirti di più, ma voglio prima essere sicuro che le cose funzionano. È in galera, minimo, ha fatto delle rapine. Voglio solo assicurarmi che sia tutto perfetto prima di parlartene. Ricordi quando eri piccolo e per settimane hai disegnato un libro per me e non volevi che lo vedessi finché non era tutto pronto? Ho ancora quel libro con me e non hai voluto che lo vedessi finché non era perfetto. Anche questa volta è così. Ce l'hai ancora? Ok. Ce l'hai ancora? Certo, non lo lascerei mai, proprio no. Non voglio deluderti correndo troppo. Capisci, vero, piccoletta? Sì, non vedo l'ora di saperne di più. Presto, spero. Adesso vado, Orsacchiotto. Anch'io, dai. Mandiamo anche un messaggio a Francine, vai. Ehi Frankie, siamo sopravvissuti alla casa estiva abbandonata. Ed era molto infestata? Molto, tantissimo, un poco. Molto. Oddio, quanti fantasmi hai visto? Praticamente non c'era altro. Quel posto ne era pieno. Cavolo, voglio vedere un fantasma. Non riesco a leggere questi messaggi. A proposito di cose inquietanti, come ha reagito tua madre al fatto che va in Nevada? Zitta. LOL, non gliel'ho detto.
Perché me lo chiedi? Devi dirglielo, e se non ti lasci andare, se non ti lasciasse andare, lo farò e mi lascerà andare. Fallo adesso e basta. Sì, lo farò quando arriverà il momento giusto. Quando? Boh. Allora, hai trovato quello che cercavi? Sì e no. Andiamo in Canada. Cosa? Sì, abbiamo trovato delle cose su chi potrebbe essere veramente mio nonno. Vedremo se possiamo scoprire di più su di lui. Cosa? Forse sei un po' canadese? Sì, un quarto del mio sangue è sciroppo d'acero. Ti chiamo e ti racconto quando siamo a casa, qua la linea fa schifo. Staremo in uno strano hotel per stanotte. È molto figo. È vecchio e vintage, mia madre mi sta prendendo un hamburger. Fantastico. Beh, hai cercato nella stanza del motel se c'è qualcosa di strano? Probabilmente. Se trovo qualcosa ti mando un messaggio. Metti il cellulare in tasca, metti via il cellulare. Mettiamolo in tasca. Magari poi ci può servire. Francine vuole conoscere le cose strane del posto. Dovrei mandarle un messaggio qualora trovassi qualcosa interessante. Oppure se riesco a leggere. Sapevo di non dovermi portare lo zaino. L'abbiamo già letto. Perché me lo rimette lì spiaccicato in faccia? Questa vale come cosa strana? C'è una brochure sulle attività da fare qui. Cosa hanno lì? La vela, un ponte, la festa del paese, il centro storico. Cos'hanno di così storico in questo centro? Per lo più il fatto di essere vecchio. Molto bene. Wow, incredibile. Già ci sono un sacco di cose da fare prima di tornare. Prova a non divertirti troppo. Va bene. Ma Francine è la nostra amica o è la nostra ragazza? For the records. Fai i compiti fino al ritorno della mamma. Ok. Hey, it's burger time. How's that homework coming along? Fine. How was the restaurant? Overpriced. But I guess that's the price you pay for convenience. Here's your burger. Thanks. Enjoy. I'm gonna call August. Tell her I said hi. August? Guess where I am? At a motel in Powhatan. Tess and I took a little road trip. She says hi. We paid a visit to the old summer house. You remember the summer house? Mobile home. Yes, it's still there. Anyway, we came away with some questions about mom and dad. Esce fuori. Andiamo a sbirciare che finisce i compiti. Ma voglio sentire quello che dicono. Notify the blah blah blah. Non posso stare a sentire quello che dicono. Be sure that. Got it. La Bibbia sacra. Si può mangiare? Quindi lo compiti. O lo mangiare anche. Do you think... Could Dad have... Yeah, she's here. Hold on. She wants to talk to you. I'm going out for a smoke. Back in a few. Parliamo con la zia August, va? Hello, Teresa. Hi, Aunt August. This is all... It's pretty crazy, huh? Yeah, that's one word for it. How do you feel about it? Non so che pensare, credo sia la cosa migliore. Honestly, I'm not sure. Me neither. It's so surreal. I can't imagine Grandma having an affair, but I also don't think she would have if it wasn't the right thing to do. Yeah, it seems pretty out of character, but she was an interesting person. My dad... I was still pretty young when our dad died. For your mom, I think this is all a lot harder on your È mom. parecchio più piccola zia August, allora? I never really knew him. I'm sorry. It's all right. I've spent enough on therapy to almost be over it. Did you guys find anything out there? I haven't been since... Sì, c'era Orso, come si chiamava? Ombra Nera. We found your old friend, Nightshade. Oh, Nightshade. I'd forgotten about him. Ma come te ne hai Kind of a dimenticato? spooky name. Yeah.
know, our dad dying really did shake me up. My shade was to try and fill that void, I guess. That must have been hard. Yeah. What about the house? What was it like? It was pretty beat up. Yeah. I'm surprised it was still standing. Assolutamente, gli uragani che c'è in America. Just move out there. Move out there? Oh my gosh. You're breaking my heart. You'd rather live in the middle of nowhere. Quindi stanno in Illinois di solito. What? With me, in the townhouse. Didn't your mom say? Ah, a Chicago sta la zia. What about Mom? Can she stay with you? Of course. Both of you. But she doesn't want Sarà un to. po' orgogliosa lei, magari. She... Look, you should talk to her about it. It isn't my place. Why didn't... Oh, hold on. Work is calling. I gotta go. Love you, Teresa. Love you too, Aunt August. Mhm. Non voglio andare a letto. No, ho una calcolatrice sulla notte, telecomando sul letto. Trova la mamma e vai a letto. And Jocelyn is looking at him, and it's so obvious that she forgot her line. And of course she did, because she only got off book a few days before. And he's just staring at her. Uh-huh. And Todd needs her to say it, otherwise the whole scene makes no sense, and it's dead quiet. It's opening night. And so then she just says, "Who are you? The Pirate of Penzance?" Tess. Quindi mi hai Are you persa. listening to what I'm saying? No, sto pensando a tutti i casini dell'azienda. I'm listening. If you want to just drive quietly for a while, that's fine. I No, can do that. vabbè, non te la voglio far prendere male, dai. Questo viaggio è una noia mortale, chissà cosa sta facendo, cosa sta succedendo tra papà e Francine. Wait, where's my cell phone? Did I leave it in my backpack? O no? Oh no. What? L'ho lasciato My cell nell'albergo. phone. I left my cell phone at the hotel. No! Are you sure? Yes, I looked everywhere. It's not in the glove box. It's not in my backpack. I don't have the charger either. I must have left it on the charger at the hotel. We have to go back and get it. Tess, we have been driving for over an hour already. We are not driving all the way back to the motel just so you can have your phone for one day. Beh, la prendiamo al You ritorno, don't dai. understand. Lo prenderai al ritorno, dai. Potremmo non trovarlo più se non andiamo subito a recuperarlo. Francis si preoccuperà per me, mi serve. It No, might la be prima, gone if dai. we don't go back for it. I'm sure it'll be in the motel lost and found. We can pick it up on the way home. Mom, we have to turn around. We haven't been driving for an hour. Yes, we have. We left 1 hour and 18 minutes ago. Well, we can drive faster on the way back. Ci mettiamo meno se You're not corriamo, breaking eh. the speed limit and getting pulled over and getting a ticket because you can't wait till tonight to get Ma ha ragione lei, cioè la I mamma. left my phone there if it wasn't for you. You were lying to me, and I was so distracted. And now you won't even go back. And Hold on. I was lying to you? When was I lying to you? La zia? Boh, sono due bei mattoni, tutti e due. Delle pasticche, you never vai. told me about the pills you're taking. What pills? Did you go through my suitcase? Yeah, that's where I found them. Flu, oxy, something. What are those? What business is that of yours? You went through Perché my mi preoccupo per te. Yeah. Yes. It's Ah, Prozac. antidepressivi. But since you apparently need to know, with everything going on, I need a little help, and I'm not ashamed of it. But I Dovresti very parlare con me, disappointed però. you for violating my privacy. So that's what this is about? My prescription medication? È meglio se ti chiedevamo della zia. No, you didn't tell me we could stay with August. Why would you just lie to me and say August was unwilling to help us? Orgoglio? I didn't lie. She doesn't want to help. Helping would be buying the house, and when I asked, she said no.
But she offered to let us stay with her. And I said no. There's a million reasons why that's a bad idea. At least we'd be sleeping in a bed and not a car. We aren't gonna sleep in the car. I'll figure something out. Aren't you concerned? Che è pesante la We have situazione. no plan. You have no plan. I have a plan. Money might be tight, but it's not like I don't have a job. Se tu e papà steste ancora insieme, dove pensi che saremo ora? Perché non ti interessi della mia attività? Perché non sopporti August? Why don't August. you like August? Excuse me? Where did you get that idea? You always act like she's a pain when she's just trying to help. It's like you're jealous of her. First of all, I am not jealous of her. It's a lot easier to make money when you live by yourself, especially if you're so far away. Your own family is an afterthought. I had to do all the work for Grandma. August just stayed in Chicago. You're making her sound so selfish. She's not like that. You've never lived with her, Tess. It's not gonna be like your little vacation. E su questo August noi non ne thinks she knows sappiamo what's best nulla, for everyone. I can't be around someone like that every day. Wow. I can't imagine what that feels like. Do you think you're the only person with problems and the rest of us are just running around doing whatever? You're exhausting. No wonder Dad left. Oh no? Don't bring your dad into this. Questo non andava Why detto. not? Why can't we talk about Dad? Actually talk about Dad for once. The divorce, I don't want to have this discussion right now. Fine. You don't want to have this discussion? I'll just find out when I go to Nevada. Oops. I What? see Dad when I go next month. You're not going to Nevada next month. Yes, I am. I already have the tickets. What do you mean? With what money? From my business, I'm going. From your business. I can't believe you. That you would go behind my Sta back. facendo un po' tesa la You just situazione. told me what was happening. I wouldn't have to. I wouldn't have to ask Dad to tell me the truth. The truth? Please. Oh, so that's what this is all about, huh? You want to know what's the truth? Fine. Here's the truth. The divorce wasn't mutual. I divorced him. You... Your father announced he was going to Reno to become a full-time gambler and expected me to say, "Oh, sure, honey, feel free to abandon me and my daughter and dying mother to try out your next get-rich-quick scheme." What? What kind of person would think a marriage could work with that kind of distance? Sante So I parole. have to be the bad guy, just like always. He gets to run away and be the fun parent, and I have to be the mean mom and do all the work. So I divorced him. I'm sure he's just as proud of his new job as I am, and that's why you're hearing about it now. So sure, go to Nevada, ask him all about it. I'm sure he'll tell you the truth. Era meglio stare in silenzio, mi sa. Non solo ho perso il cellulare, ma ho anche avuto una discussione con mamma. Che brutta situazione. Ora immagino che rimarremo qui sedute in silenzio finché non arriveremo a quella stupida casa galleggiante. Che viaggio spassoso. Era sarcasmo. Mamma mia. Mamma mia. It's a dead end. It's not a dead end. We just have to get out and walk. Where, Tess? Vediamo la mappa. No, I'm trying to figure it out. I think it's through here. Thanks for the help, by the way. Look, I know you're upset. We both are. Let's just get in, see what we can find about Pierre, and get out. Before I change my mind. Agreed. Bene, sembra che finalmente siamo arrivati alla casa galleggiante che avevamo visto in foto. Probabilmente di proprietà dell'uomo misterioso alias Pierre-Lautrec. Qualsiasi cosa troveremo qui sarà meglio che ne valga la pena. Che bell'ambientino. Wow. E vedremo cosa ci aspetta nella prossima puntata, perché questa si interrompe qui. Grazie per il tempo passato insieme e appunto ci vediamo alla prossima. Ciao!